Finisce qua! Inter batte Parma 3-1, la risposta nerazzurra, le reti di Di Marco, Barella, Thuram e anche il quarto gol dell'Inter, perché c'è l'autogol di Darmian al minuto 81, una partita che l'Inter Simo ha gestito con il filo del gas aperto, senza alzare mai veramente il ritmo al 100%. La porta a casa con 3 gol molto belli, devo dire anche, soprattutto quello di Di Marco, ma anche quello di Barella, con un grande lancio di Mkhitaryan, con un Parma che ha provato a dar fastidio in contropiede. L'Inter però ha gestito in maniera autoritaria. Queste sono quelle partite che devi mettere lì come mattoncini nel tuo cammino. Questo è il momento in cui dicevamo ti sei messo in Champions League nelle condizioni di poter dare la priorità al campionato, e sul campionato non devi sbagliare. Lo hai fatto senza concedere praticamente nulla all'avversario, una squadra che comunque davanti ha giocatori di valore, di talento sicuramente molto interessanti. Prestazione da Inter, chiaramente, che sa quello che è il proprio obiettivo e che vuole mettere questi mattoni per continuare in corsa e per rimettere pressione un pochino a quelli lì davanti, cancellare per qualche ora l'effetto dell'asterisco e rimettersi in scia al Napoli, ma anche all'Atalanta, in attesa appunto tra qualche minuto di Atalanta-Milan. Ma sì, alla fine nella pre-partita e nel primo tempo dicevo che mi aspettavo una partita in cui l'Inter avrebbe potuto vincere anche con l'esperienza, banalmente, nei confronti di una squadra che, come hai detto, ha talento, è anche brillante, però è anche molto giovane. Quindi venire a San Siro contro l'Inter è uno degli scogli più importanti della stagione. Non mi aspettavo un Inter che andasse a 1000 all'ora sempre, perché non c'era bisogno, tant'è che anche nei momenti magari un po' meno belli visivamente insistevo nel dire che l'Inter la può vincere anche senza accelerare, come hai detto tu, col filo di gas aperto, facendo un paio di gol senza sudare troppo, e così è stato. Credo anche che ci siano stati segnali positivi a livello di condizione atletica per i ragazzi, perché Inzaghi, come pochissime altre volte, forse mai, non ricordo, si è tenuto addirittura l'ultimo cambio fino al 92esimo, il che significa che nonostante il Bayern fra 4 giorni non ha voluto risparmiare minuti a Barella, a Mkhitaryan, a Dumfries, si è tenuto l'ultimo cambio per mettere Palacio sugli ultimi 2 minuti, che ha toccato meno palloni di abisso, tra le altre cose, ma vabbè. E quindi anche questo è un bel segnale, secondo me è una notizia positiva, 3 punti importanti e adesso sotto con la Champions. Sotto con la Champions, con Inter che recupera anche Carlos Augusto che è tornato in panchina, ha recuperato anche Frattesi, quindi stiamo recuperando i pezzi, speriamo di riavere anche Acerbi, quindi speriamo di poterci mettere nelle migliori condizioni per affrontare un dicembre dove dobbiamo cercare di stare quanto più vicini possibile alle capoliste, o possibilmente cercare di staccarci anche da quel gruppetto che si è creato lassù in vetta. In questa partita, Simo, ho visto dei segnali positivi di miglioramento anche in alcuni interpreti, per esempio migliore in campo, possiamo dire Mkhitaryan probabilmente, perché durante la partita stavamo dicendo se la giocano Di Marco, Mkhitaryan e Barella, secondo me. Miki che è partito con qualche piccolo errorino nelle giocate, ma poi dentro la partita si è fatto sentire benissimo, e un grande assist per Di Marco, una grandissima azione palla al piede con la rete sfiorata, grande palla verticale per Lautaro Martinez, no, scusa, per il gol di Barella, che fa un grande gol. Mi è piaciuta davvero la prestazione dell'armeno, e secondo me sono questi, diciamo, i nomi che emergono un po' di più da questa partita. Ci aggiungo anche un De Vrij, che non fosse stato per quella sbavatura sul finire con l'autorete di Darmian, lì siamo stati anche sfortunati, perché se Darmian non la tocca, l'errore di De Vrij, o comunque la posizione non perfetta di De Vrij, passa in secondo piano e non succede nulla. Però era stato veramente perfetto a tutto campo, con delle giocate importanti, quindi questi sono un po' i miei top per questa gara. Sì, concordo, dovrai non banale come sfida, perché aveva davanti un attaccante molto mobile, anche con una buona intelligenza tattica, e lo ha lavorato bene sia nella sua comfort zone, quando magari il baricentro è più basso, ma anche andandolo a prendere alto, quindi sono molto contento in effetti della prova di Stefan. Io nella finale di gara citavo anche Dumfries, che non è sempre stato precisissimo nella scelta della giocata e nell'esecuzione della giocata, però è stato molto coinvolto, tante azioni in cui ci ha messo il piede, ci ha messo il cross, e quindi partita di quantità per Denzel. Poi ecco, in una gara così
a meno che non vinci per una tripletta o cose del genere, è difficile che spicchi un vero e proprio migliore in campo. Sono andati tutti abbastanza bene, chi più chi meno, e partita portata a casa in scioltezza, diciamo. Il gol che fa Di Marco, ragazzi, è uno spettacolo. Il gol che fa Di Marco è una giocata spaziale, con lo stop col mancino che praticamente si orienta, il pallone già pronto per colpire in rete e la spara col destro sul secondo palo. Veramente un grandissimo gol da centravanti, di grandissima qualità comunque, del nostro laterale mancino. Vi consiglio di andare a vederlo se non l'avete visto, perché è veramente un gran bel gol. Come è bellissima la palla che dà Mkhitaryan per Barella, che è freddo e lucido poi per battere Suzuki. Segna anche Marcus Thuram, che si porta a quota 10 reti, quindi lotta anche lui lassù in vetta per la classifica marcatori. Simo, però c'è un elefante nella stanza, io lo tengo come argomento successivo, perché io non partirei nell'analisi di questa partita dal commentare il caso Lautaro Martinez, che invece vedo citare tantissimo nei commenti. Anche perché secondo me questa è una partita che a me dà questa idea, te lo dico così a caldo, poi me la riguarderò più a freddo e ci ragionerò ancora meglio. Però questa secondo me è un'altra partita che mi testimonia che il problema di Lautaro in questo momento è solo quello di sbloccarsi. Per me in questo momento, per quello che stiamo vedendo, per i segnali che sta lanciando, se Lautaro Martinez trova il gol, si sblocca e comincia a farne con regolarità. Detto questo, oggi è stata ancora una volta una partita in cui i nostri attaccanti sono stati serviti poco e sono stati un pochino avulsi dal gioco. E Thuram forse un pochino più coinvolto, ma anche lui non è che sia stato così tanto cercato, così tanto coinvolto nella manovra. Quindi tutti e due gli attaccanti stanno mancando i rifornimenti d'attacco e sta mancando soprattutto il dialogo tra i due attaccanti. Lautaro Martinez è anche un po' sfortunato in questo momento. Secondo me sono quei momenti lì, perché comunque aveva trovato il gol ancora una volta, annullato per un fuorigioco di pochi centimetri di Thuram, così come a Firenze aveva trovato un altro gol dei suoi, ma per un pallone fuori di pochi centimetri. Quindi 2 occasioni in 2 partite per metterla dentro le aveva sfruttate come ai vecchi tempi con le sue giocate. Poi qualcuno lo sta criticando per quel pallone che Suzuki aveva sbattuto sul ginocchio, ma lì era veramente difficile. Poi aveva anche conquistato un calcio di rigore, praticamente il primo tempo, che poi era fuori di pochi centimetri dall'area di rigore, e era stato furbissimo nel recuperare il pallone e riconquistare. Per me sono tutti i segnali di un Lautaro Martinez che c'è dentro questa partita. E comunque il fatto che si stia vincendo con 3 gol, ecco, il gol che fa Barella, per esempio, è anche merito degli attaccanti che svuotano la difesa, svuotano l'area e Barella con l'inserimento ne approfitta. Quindi anche questo secondo me va considerato. Detto che Correa è entrato e ha fatto molto meglio di tutti e due gli attaccanti a livello di prestazione. Questo sì. No, hai citato tutti gli episodi, volendo "brutalizzarla" tra virgolette e senza voler negare che comunque dei problemi ci sono, perché non possiamo pensare che sia tutto solo sfortuna chiaramente, però se volessimo, farla proprio così brutale, ti direi che se questa stessa partita fosse stata una partita del campionato 23-24, Lautaro avrebbe fatto doppietta. Quest'anno, per un motivo o per un altro, non ce la fa. Al di là di tutti gli episodi sfortunati che citavi, c'ha un'occasione gigante quando Correa gliela dà in profondità. Quello è un gol che lui l'anno scorso, ma in generale fa ad occhi chiusi, cerca il mezzo esterno, la palla gli esce di tanto così. È evidente che ci aspettiamo di più, è giusto, però io oggi ci ho visto anche un po' di sfortuna, sinceramente. Negli episodi in cui gli hanno tolto il gol per fuorigioco precedente e altre cose simili, e in queste cosette qua. Poi, come hai detto, Thuram non ha fatto così tanto meglio, anzi, con la differenza che Thuram ha già fatto tanti gol e quindi è chiaro che magari passa un pochino più in secondo piano. Oggi in particolare ci vedo questo, poi ripeto, ci sono comunque dei temi di discussione, non è solo sfortuna, ci mancherebbe. Sì, perché poi ha avuto anche l'occasione più nitida, è anche quella dove Correa gli fa un grande assist, però Quella anche lì. qua io l'ho visto già un pochino più presente e poi alla fine va a fare anche quel salvataggio, il recupero in scivolata, che è un giocatore che non sta bene, che non è in fiducia, comunque non lo fa, perché si fa 50 metri di campo e in scivolata recupera il pallone sul Parma. Per me sono
dei segnali incoraggianti su Lautaro Martinez. Poi qualcuno scrive simulato sul rigore. No, ragazzi, non sono d'accordo. Lì ci provi, è giusto che ci provi. Poi l'avversario lì è stato bravissimo e anche un po' fortunato che ha colpito il pallone e non ha toccato per nulla Lautaro Martinez. Non è una simulazione, secondo me, questa. Detto questo, Simo è entrato molto bene Correa, davvero, benissimo. Ha sbagliato un solo pallone dove poi abbiamo rischiato di prendere un contropiede, ma giocate che testimoniano quello che sappiamo, cioè tecnicamente questo è un giocatore che non si discute a livello di tocco del pallone e di idea di calcio che ti porta in campo. Si è visto Buchanan, purtroppo Buchanan ha schierato a sinistra, ha perso un pallone sanguinoso che poi ha portato al gol del Parma, quindi questo incide. Palacios è entrato negli ultimi 80-100 secondi, quindi abbiamo visto veramente poco o nulla. L'Inter continua a macinare vittorie, continua a macinare punti, siamo ad un cammino nelle ultime 13 partite sostanzialmente perfetto o quasi. Credo che chiedere di più a questa squadra sia veramente difficile. Secondo me è un'altra partita che testimonia come l'Inter stia continuando a vincere pur gestendosi e debba ancora far esplodere tutto il suo potenziale. Per me queste sono buone notizie e altri tasselli di consapevolezza che metti. Non è il momento in cui la stagione si decide. Più fieno in cascina metti con punti dove magari non giochi a 2000 all'ora, meglio è. D'altronde, se giochi ogni 3 giorni da 4 mesi, cioè, per quanto atleti professionisti, allenati, tutto, non si può pensare di andare a 1000 all'ora ogni partita. Benedette le partite in cui puoi vincere anche così. Partita buona, poteva essere perfetta, dice EC, che ringraziamo. 11 vittorie, 2 pareggi per aggiornare quel conteggio che facciamo partita dopo partita. A parte con... Che ho detto? Buchanan a destra? Ho detto a destra? No, a sinistra è entrato Buchanan. Sinistra. Sì, è entrato a sinistra. Chiudiamo qui questa clip, a parte troverete poi altri approfondimenti, tutti i nostri ragionamenti post partita e quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e su passioneinter.club trovate tanti contenuti in più, tanti argomenti da approfondire, quindi vi aspettiamo ovviamente su www.passioneinter.club.